Nello show di domenica 22 settembre, Tam Nakano, Natsupoi e Saori Anou difenderanno gli Artists of Stardom Titles contro il team composto da Natsuko Tora, Saya Kamitani e Ruaka. Riuscirà Cosmic Angels a difendere i titoli con successo? Minasan, konnichiwa e benvenuti sul canale. Dunque, tra poche ore, Tam Nakano e compagni avranno l'arduo compito di difendere gli Artists of Stardom Championship contro il trio di 8, un terzetto che può mettere in difficoltà Cosmic Angels, ma che al suo interno ha un tallone d'Achille chiamato Ruaka, che sarà per certo l'ago della bilancia della propria squadra. Prima di continuare vi chiedo come sempre di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibile e di iscrivervi al canale se ovviamente non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina per restare sempre aggiornati con i prossimi contenuti. Ma bando alle ciance, facciamo un passo indietro di poco più di un mese per tornare al 4 agosto, quando nel main event di quello show Tam Nakano, Natsupoi e Saori Anou riuscirono a sconfiggere Mina Shirakawa, Maika e Xina, laureandosi così nuove Artist of Stardom Champion. Grazie alla conquista di quelle cinture, Natsupoi era riuscita a diventare Double Champ, detenendo, oltre agli Artists of Stardom Titles, anche la White Belt, vinta pochi giorni prima contro Saori Anou, compagna di 1000 avventure, titolo che High Speed Fairy detiene tuttora. Anche Saori Anou ha potuto fregiarsi di tale ambizioso traguardo, siccome ha detenuto per un breve periodo anche il Sendai Women's Championship, che però ha dovuto cedere a Mika Iwata nello show della Sendai Girls Pro Wrestling andato in onda il 13 settembre. D'altro canto, invece, Tam Nakano ha potuto fare incetta di titoli, sì, perché proprio qualche settimana dopo la conquista degli Artists of Stardom Titles, la leader di Cosmic Angels ha conquistato anche la Red Belt, battendo Natsuko Tora, quella Natsuko Tora che ora cerca vendetta insieme alle sue compagne di 8. Come ben sappiamo, 8 ha visto la sua nascita a fine luglio, in occasione del tradimento di Saya Kamitani ai danni di Maika, che costarono la Red Belt alla co-leader di EXV in favore di Natsuko Tora. Alla fine del match, Natsuko Tora diede la fine a Oedo Tai, accogliendo innanzitutto Saya Kamitani al suo fianco e decretando così l'inizio di una nuova stable ribattezzata con il nome di 8. Da quel momento in poi Saya Kamitani cambiò parecchio il suo modo di porsi ai fans, cambiando appunto personaggio, ring attire, theme song e così via, uccidendo per sempre Golden Phoenix per lasciare posto a Phoenix Queen. Questo cambiamento portò Saya Kamitani a competere nella finale del 5-Star Grand Prix, che però non riuscì a vincere per colpa di Maika, che si vendicò del tradimento di Phoenix Queen battendola e vincendo il torneo. Nella stessa serata Natsuko Tora perse la Red Belt contro Tam Nakano, come detto precedentemente, terminando il suo regno anzitempo dopo soltanto un mese con 0 difese all'attivo. Dunque 8 è ora in cerca di vendetta, una vendetta che potrebbe essere coltivata grazie alla conquista degli Artists of Stardom Championship, e a ben vedere 8 il match titolato se lo è guadagnato sul campo, dimostrando anche ai più scettici di essere in grado di poter battere Cosmic Angels. Sì, perché nello show andato in onda lo scorso mercoledì da Aomori, 8 ha sconfitto Cosmic Angels nel main event della Kermesse, con Saya Kamitani protagonista della vittoria contro Saori Anou. Grazie ovviamente a tale risultato, 8 ha potuto avanzare pretese verso i titoli detenuti da Tam Nakano e compagne. 8 quindi si presenterà in forma alla sfida di domenica 22 settembre, ma come detto ad inizio video c'è un punto debole nella squadra di 8 che
Cosmic Angels potrebbe utilizzare a suo favore. Questo tallone di Achille porta il nome di Ruaka, che rispetto a Natsuko Tora e Saya Kamitani porta nel ring alcune lacune importanti che potrebbero spianare la strada al successo di Cosmic Angels. Ecco perché il mio pronostico va proprio in favore della squadra capitanata da Tam Nakano, che credo sapranno conquistare la vittoria grazie alla maggiore esperienza di tutti e tre i membri di Cosmic Angel rispetto a Ruaka, che resta quindi l'indiziata numero 1 a portarsi a casa il pin finale. Qua sotto nei commenti potete come sempre lasciare la vostra opinione sul match e il vostro pronostico. Dunque dita sulla tastiera e sbizzarritevi. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, ma prima di fare ciò vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Un progetto che vi accompagna mano a mano in tutto ciò che vi serve sapere per rimanere aggiornati con tutto ciò che gira intorno alle vostre atlete preferite. Date dunque un'occhiata ai link che trovate qua sotto, non ve ne pentirete. Promesso. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye bye!